Togliere di torno l'arte sarebbe come se la società umana, l'uomo, si togliesse una parte del suo stesso corpo e morirebbe. Questo è il punto. L'arte pura non esiste, c'è sempre una cosa spuria. La dico piccola, io non so se l'architettura sia arte, se chiamerei un film di Miyazaki Hayao arte, non so se chiamerei il cinema arte, ma vedo una componente artistica in questo. Gombrich cercava di capire la potenza dell'arte. Perché l'arte è così potente? E faceva questo esempio molto interessante. Immaginate di avere una fotografia, un'immagine di una persona, provate a prendere uno spillo e a metterglielo negli occhi. Per quanto la cosa non danneggia nessuno, ci sentiamo dentro a disagio andare con lo spillo dentro l'occhio. Cioè è come se noi avvertissimo persino il dolore. È presente il simbolismo? Mi sono sempre chiesto perché l'arte può non essere simbolista. Nel senso, anche l'arte più realistica sarà comunque un simbolismo, perché io non mi chiamo René e il mio cognome non è Magritte, ma quanto è vero che questa non è una pipa, è comunque il simbolo di una pipa. L'arte è arte, quindi è l'illusione della realtà, non la realtà, mai la realtà. Questa è una cosa importante, l'arte non è realtà, è sempre una trasposizione della realtà. Di questa finzione, di questo rapporto, ne erano consapevoli, molto consapevoli gli artisti del passato. Cito ad esempio Carpaccio, che firmava Victor Carpathius Finxit, anziché Pinxit, cioè non dipinse, ma finse. E quindi in realtà è sempre stato un problema cardine dell'arte questo. Per me la professione sono le cose frivole e sciocchine dei cartoni animati, dei fumetti giapponesi, cose che io ho sempre faticato, tutt'oggi fatico nel senso che mi ci interrogo a chiamare cultura, figurarsi a chiamarla arte. Quello che mi sento spesso dire da storico dell'arte è: ma tu vivi in Italia, c'è tanta arte, si può vivere di arte. La verità è che si può anche vivere di arte, ma a quale prezzo? A quale costo? L'arte stessa. C'è una grossa separazione tra l'arte intesa come esperienza artistica, fatta e fruita, però è comunque un'esperienza artistica del singolo, psicologia, e la storia dell'arte come esperienza dell'uomo con la U maiuscola, cioè la storia dell'uomo, la storia come la diceva Hegel, no? Quindi diventa una cosa sociologica. La storia dell'arte, l'arte come esperienza. Che di sé il fatto è che Modigliani non dipinge le sue modelle, dipinge la loro anima. Oggi a Inutile Arte parliamo dell'utilità dell'arte e lo facciamo con Lorenzo Galasso, che è uno storico dell'arte. Grazie mille Lorenzo per essere qui. Buonasera, buonasera. E con Non so quando andrà in onda. qualsiasi orario. E con Gualtiero Cannarsi, ormai un habitué, un grandissimo piacere di averti qui Gualtiero, grazie mille. Grazie dello spazio. Oggi registriamo che è l'8 marzo, giorno della morte di un autore molto importante per i manga, e proprio adesso ne stavamo parlando, quindi ci riallacciamo a questo argomento per poi sviluppare le nostre riflessioni in merito all'utilità e le funzioni dell'arte, sia nel passato che anche nel presente. Gualtiero, dicevi quindi... Comunque, essendo 8 marzo, facciamo anche l'augurio a tutte le donne. È giusto che Infatti ricordiamo le cose belle e le cose brutte. Infatti io volevo mettere insieme le cose e cominciare a fare l'augurio a Cici, Bidel, Ranci, ovviamente Bruna, e tutti i personaggi femminili, Giusto. anche molto in qualche modo caratterizzati, anche in una maniera abbastanza diversa per i tempi, nel senso che i personaggi femminili di Toriyama Akira non sono mai stati la classica damigella da salvare, no? Sì, questo è verissimo. Sono sempre stati personaggi. Probabilmente questo. Io non ho mai incontrato Toriyama Akira, però evidentemente questo doveva essere proprio parte della sua visione personale, nel senso questi personaggi femminili che spesso spronano i loro compagni, nel senso questa cosa si vede tantissimo in Dragon Ball, no? Sì. E a volte sono anche più forti, più Ma volenterose. sempre, ma totalmente sempre, nel Sì, senso sì. che io dico sempre che Dragon Ball è un'opera molto della sua epoca perché è molto familista, c'è tanta famiglia nucleare in Dragon Ball, ma in queste famiglie nucleari persino l'androide in qualche modo mette sotto Krillin. Sì, esatto, sì. Questa cosa è dolce ma è anche vera al tempo stesso, è molto giapponese.
Vero, nel sì. senso... In questo il Giappone e l'Italia sono un po' simili perché non so voi, io sono un uomo del sud e adesso va tanto di moda parlare di patriarcato, però io ho sempre visto in Italia, nella mia società, un forte matriarcato in cui i conti in casa li teneva la moglie e la madre. Poi sono andato in Giappone e ho visto che in cassa, in tutte Mhm. le attività, c'è la donna, c'è la madre, c'è la signora a tutte le età, è quella che tiene i conti. E anche in questo ho sempre visto un po' una similitudine tra la società, almeno centro-meridionale italiana, e quella giapponese, soprattutto dei paesi, nel senso che sembra sempre che la donna di casa manda a lavorare l'uomo e poi tiene i quei contabili di casa. Sì. Però Sì, così. forse questa è più vita che, come posso dire, che teoria, è più vita reale, vita semplice che accademia, no? La Mhm. sociologia accademica per oggi la lasciamo di qua. Ok, il tema di oggi, Sì. Antonio, per favore, Allora, visto che sì, un po' l'ho voluto io, dettaglialo tu. il tema di oggi su uno spunto di Gualtiero sarebbe, allora, il titolo di questo podcast, il nome di questo podcast è Inutile arte. Allora, perché non occuparsi dell'utilità dell'arte attraverso i secoli? Quindi arte con una funzione sociale, arte come autoterapia, arte nel rapporto attivo con la vita. E ci siamo avvalsi anche della presenza di Lorenzo, che è uno storico dell'arte, appunto per affrontare questo tema e quindi anche capire che ruolo può avere l'arte nel mondo di oggi e perché no anche nel futuro. Lorenzo, ti prego, comincia tu, io penso. Ah, tu dici, tu pensi. Allora, io ho pensato molto a questo argomento perché Gualtiero me l'aveva accennato qualche tempo fa e mi sono trovato molto in difficoltà. Non perché io non possa sciorinare una sequela di esempi infiniti. Il punto è che ce ne sono davvero tanti, ma il concetto di utilità, inutilità, a parte, io metto da parte ovviamente tutta la discussione filosofica in tema anche ai termini utile o inutile, però indubbiamente l'arte, come anche la semantica, come anche qualsiasi altra cosa, si evolve nel tempo, quindi ciò che è utile oggi, magari tempo fa non lo era, e viceversa. Quindi come fare a mettere un punto su questa situazione? Ci ho pensato e ho ritenuto a questo punto di arrivare subito quasi a una sorta di conclusione, per poi spiegare perché poi arrivo a una conclusione del genere. Per me, in questo senso, l'arte è davvero inutile, proprio perché è inutile, è importante. Per parafrasare un po' un famoso detto di Oscar Wilde, nulla è più necessario del superfluo. E l'arte è superflua. In che senso superflua? Cerchiamo però di chiarirci, non perché non sia una cosa fondamentalmente umana e quindi fondamentalmente utile all'uomo, ma è qualcosa di cui spesso si può anche immaginare di poter vivere senza. Però al tempo stesso non si può immaginare una vita senza arte che non sia effettivamente una vita incompleta, una vita non perfettamente compiuta, nel senso proprio filosofico e teologico del termine. L'arte completa la vita. E questa cosa mi è tanto più vera, tanto più chiara, quanto più effettivamente sono dentro la materia della storia dell'arte. Perché come avete detto, avete già accennato voi, le utilità dell'arte sono tantissime, ce ne sono davvero centinaia. Alla fine, qual è la funzione dell'arte? A che cosa serve davvero l'arte? Beh, se vogliamo rimanere nei termini di oggi, l'arte è fondamentale perché l'arte è identità. Ci siamo arrivati dopo tanto tempo, quindi l'arte è indubbiamente qualcosa completamente legata all'identità, intanto di un popolo come il nostro, ma in generale qualsiasi nazione ha una forte connessione con l'arte dei secoli precedenti. A tal proposito, proprio perché mi piace l'idea che oggi si diffonde dell'arte come comunità,
come unità, vorrei fare due esempi che secondo me sono interessanti per capire anche, per me cominciare a parlare di che cosa serve l'arte. Sono due esempi lontani nel tempo, però hanno un punto in comune. Allora, forse non tutti sanno che, apriamo la rubrica, forse non tutti sanno che la Gioconda non è rimasta sempre in Francia, ha avuto qualche occasione per uscire dai confini non solo addirittura della Francia, ma addirittura d'Europa. Forse non tutti sanno che nel 62 la Gioconda fu fortemente voluta dai coniugi Kennedy, che la vollero a tutti i costi esporre in America, negli Stati Uniti. Naturalmente questo creò molte polemiche, creò anzi addirittura delle proteste da parte dei francesi, che mai avrebbero voluto che la Gioconda lasciasse il suolo anche per poco tempo. Ma intanto la situazione geopolitica di quell'epoca, siamo nel 62, quindi è piuttosto critica, è piuttosto tesa. Siamo in piena guerra fredda. Tra Stati Uniti e Russia c'è la corsa, come anche la corsa allo spazio, no? Di lì a poco gli Stati Uniti avrebbero addirittura sconfitto, tra virgolette, i russi nella corsa alla Luna. E in questo clima generale avere delle alleanze tra i vari paesi è importante. E allora gli Stati Uniti hanno un certo senso un certo peso in Europa. E quindi la Francia, anche se magari non tutti erano d'accordo, concede questa fuoriuscita. La Gioconda va in America, viene esposta prima a Washington, alla National Gallery, e poi al Met di New York. E la cosa interessante è che nel giro di poche settimane 1,5 milioni di persone vanno a vedere la Gioconda. Un grande trionfo per l'America, un grande trionfo diplomatico dell'America, portare la Gioconda negli Stati Uniti. Uno può pensare, beh, questi sono i primordi di quello che è il fenomeno di oggi dell'arte. Quante volte assistiamo a file chilometriche fuori nei musei o a visitare un'opera che per poco tempo viene data in prestito, pensiamo ai vari Caravaggio che ormai girano il mondo più delle persone stesse, sono ovunque le opere. Questa è una grande polemica di oggi, però uno può pensare che sia una caratteristica dei nostri tempi. Non è così. Leonardo in vita già ha avuto un onore di questo genere e non tutti anche sanno quest'altra cosa, cioè che una delle opere, forse tra le meno conosciute per i non esperti, per gli esperti no, è conosciutissimo, c'è un famosissimo cartone, il cartone di Sant'Anna, così si chiama, cioè è un cartone che doveva essere realizzato per l'altare maggiore della chiesa della Santissima Annunziata a Firenze. Per chi non conosce Firenze o per chi ha un poca conoscenza, la Santissima Annunziata è una chiesa importantissima per la storia dell'arte, per Firenze. Si trova ad angolo con l'ospedale degli Innocenti. Leonardo fece questo cartone, lo fece tornando da Milano dopo 20 anni che non c'era a Firenze, era stato a Milano alla corte degli Sforza, poi ovviamente è stato costretto a fuggire per colpa dei francesi, delle truppe francesi che avevano occupato Milano. Torna a Firenze, riesce con l'amico Filippino Lippi a fare questa committenza, ma quest'opera non fu mai realizzata, rimase solo a livello di cartone, perché come al solito Leonardo non completa mai le sue opere e se ne va poco tempo dopo. Però, prima che se ne andasse, l'opera fu esposta, incredibile, un cartone, non stiamo parlando di un'opera completa, di un cartone, quindi di un'opera preparatoria, fu esposta quest'opera e voglio leggervi proprio le parole di Vasari, perché noi lo sappiamo grazie a lui, e sentirle dalla viva voce di Vasari, secondo me, è più interessante. Allora, le parole di Vasari sono: finalmente fece un cartone dentrovi una nostra donna ed una Sant'Anna, donna ovviamente Madonna, no? Come la Madonna, con un Cristo, la quale non pure fece maravigliare tutti gli artifici, ma finita che la fu, nella stanza durarono 2 giorni ad andare a vederla gli uomini e le donne, i giovani ed i vecchi, come si va alle feste solenni, per vedere le meraviglie di Leonardo, che fecero stupire tutto quel popolo. Ecco, secondo me Vasari ha
involontariamente centrato proprio il punto fondamentale dell'arte, cioè la meraviglia. È il motore della storia dell'arte. Nulla si crea di nuovo senza la meraviglia. Se noi pensiamo al fatto che l'arte ci accompagna praticamente fin dall'inizio dei tempi, a che pro l'arte avrebbe dovuto rinnovarsi? Perché le formule che sono state inventate secoli fa poi non ci hanno accompagnati fino alla fine, ma sono cambiate continuamente, costantemente? Perché noi non facciamo più pitture come le facevano gli egizi, come le facevano i greci, come le facevano i romani, come le facevano nel Medioevo? Perché? Il punto è che bisognava ogni volta rinnovare la meraviglia, rinnovare lo stupore. Ecco perché secondo me l'arte in questo senso non è inutile da un punto di vista prettamente, possiamo dire così, pragmatico. È utile dal punto di vista invece della capacità di stupire le persone e nello stupirsi accomuna. Le persone che sono andate a vedere la Gioconda nel 1962 non sono troppo diverse da quelle di Firenze all'inizio del Cinquecento che sono andate a vedere per ben 2 giorni Leonardo. Era la stessa identica, lo stesso identico motore. Possiamo dire che gli statunitensi del 62 si sentivano come i fiorentini del 500? No, ma entrambi erano accomunati dalla meraviglia. Andiamo a vedere qualcosa di meraviglioso, qualcosa che è al di fuori della realtà. Quindi, in questo senso, possiamo già cominciare a ragionare sull'utilità dell'arte in quanto spinge le persone ad accomunarsi sotto l'egida della meraviglia, dello stupore e dell'ammirazione anche e soprattutto. Noi oggi siamo un po' troppo assuefatti all'idea che la meraviglia sia qualche cosa che nasca, anche se vogliamo, dall'ignoranza. Cioè, una persona istruita tendenzialmente tende a meravigliarsi di meno di qualcosa. Questo è il concetto che noi abbiamo oggi. Se io sono un esperto di astrofisica, non mi dovrei stupire di un'eclissi, non mi dovrei stupire di una supernova o di tutte le scoperte e le immagini che ci invia, per esempio, il telescopio Hubble, ma anche quello nuovo, non ricordo come si chiama. Non dovremmo meravigliarci perché le capiamo, le sappiamo. E allora, per quale ragione ancora l'arte suscita meraviglia anche alle persone istruite? Questa è una bella domanda, per esempio, cioè perché io, nonostante studi la storia dell'arte da tantissimo tempo, ancora mi emoziona, ancora mi meraviglio. È qualche cosa che ha a che fare con la capacità della mimesi dell'arte, cioè la capacità dell'artista di saper imitare. Questo secondo me no, non può essere una questione di mimesi, perché altrimenti noi dovremmo avere ammirazione solo per quei periodi della storia dell'arte dove era più forte la mimesi, era più forte la riproduzione della realtà e dovremmo invece, in un certo senso, disprezzare quello che si allontana. Facciamo l'esempio più banale del mondo, ma anche più significativo, Picasso. Perché certe persone ancora non riescono ad affezionarsi alla capacità di Picasso di saper rappresentare. Faccio parlare Gualtiero giusto per dare uno stacco, quindi poi dico la No, no, mia. stavo solo alzando la mano perché io sono una di quelle persone. Ah, va bene, ok, pensavo avessi alzato la mano Ok, ok, va bene. L'aneddoto di Guernica che l'ambasciatore tedesco andò a visitare nello studio del maestro, alcuni dicono che era una fotografia, altri che invece fosse proprio l'opera. In ogni caso, l'affermazione che fece questo burocrate, questo politico, fu: maestro, ma che cos'è questo orrore? L'avete fatto voi? E Picasso rispose, non sappiamo se è vero, ma lui rispose: no, l'avete fatto voi, per dire che l'orrore di ciò che ho rappresentato non è il mio, il parto della mia mente. Quindi il concetto di Guernica alla base, io non faccio vedere le cose belle così come sono, ma faccio vedere le cose brutte per far capire il brutto. Non perché io non sia capace di fare il bello. Le persone invece sono ancora troppo legate al concetto dell'artista che è bravo solo se sa imitare alla perfezione. Proprio per questa ragione sembra significativo, sembra molto significativo a questo punto leggere un'altra cosa, cioè oggi il grande pittore del realismo che ci fa impazzire letteralmente è Caravaggio, ovvio.
Caravaggio è osannato, ammirato, forse anche un po' troppo, ma è sempre stato così? No, assolutamente no. Colpa di Se Longhi, colpa... vogliamo, è stato veramente Longhi. Se noi leggiamo le parole di Bellori su Caravaggio, perché questa è una cosa importante, noi consideriamo Caravaggio ammirevole, meraviglioso, proprio perché è capace di rappresentare la realtà esattamente così com'è, in maniera molto cruda, non nascondendo neanche i difetti della realizzazione. Pensate per esempio non lo so, al Bacco, pensate per esempio alla Madonna dei Pellegrini, certi dettagli, vesti logore, piedi sporchi, una marea di dettagli che ovviamente nessun artista prima di lui avrebbe immaginato poter inserire. Lui lo fa. E questo per noi è incredibilmente affascinante. Finalmente un pittore che rappresenta la realtà così com'è, non la nasconde. Eppure, eppure, c'era chi scriveva di lui. Non erano in lui né invenzione, né decoro, né disegno, né scienza alcuna della pittura, mentre tolto dagli occhi il suo modello, restavano vacui la mano e l'ingegno, addirittura, cioè lui usa queste parole di fuoco, ma è interessante anche quello che dice dopo. Così sottoposta dal Caravaggio alla maestà dell'arte, ciascuno si prese licenza. Licenza in che senso? Ognuno si prese la libertà e ne seguì il dispregio delle cose belle, tolta ogni autorità all'antico ed a Raffaele, Raffaele ovviamente il nostro Raffaello. Allora cominciò l'imitazione delle cose vili, ricercandosi le sozzure e le deformità. Questa cosa è interessante perché? Perché ci fa capire quindi che l'arte non va mai dietro alle persone, è sempre avanti le persone, forma il gusto, forma l'idea. Ecco quindi un'altra utilità dell'arte. L'arte educa anche contro la volontà delle masse. Questa è una cosa importante, cioè non parlo delle masse solo delle masse informi popolari ignoranti, parlo anche della massa degli esperti, dei critici, delle persone dell'intelligenza, no? Forma anche quello, a costo ovviamente anche come Caravaggio di essere dimenticato per secoli, per poi essere ripescato proprio dalla storia, riesumato dalla storia come ha fatto Longhi. A tal proposito, ancora un'altra piccola citazione, ci tengo a farla, perché per capire come veramente l'arte non può mai essere considerata totalmente nella sua totalità, questo voglio dire, dobbiamo fare una sorta di sforzo a capire tutto. Allora, tutti noi, o almeno la gran parte di noi, conosce un'opera fondamentale di Tiziano che è l'Assunta, un'opera di incredibile potenza, qualcosa che è veramente è stato uno spartiacque. Tiziano, ancora prima di Caravaggio, davvero ha fatto scalpore, ha fatto molto parlare di sé. Questa opera che noi oggi elogiamo oltre ogni limite per potenza, per inventiva, per invenzione cromatica, per dinamismo, insomma, una cosa che noi non potremmo davvero, in nessuno potrebbe, neanche la persona più ignorante d'arte potrebbe non suscitare qualcosa. Eppure, all'epoca, come scrive Ludovico Dolce nel 1557, questo è quello che ne scriveva. I pittori goffi e lo sciocco volgo, che insino allora non avevano veduto altro che le cose morte e fredde di Giovanni Bellini, di Gentile e del Vivarino, Gentile e Bellini, le quali erano senza movimento e senza rilievo, dicevano della detta tavola un gran male. In poche parole, l'arte non va dietro le persone, le anticipa. E Tiziano è stato uno che ha anticipato addirittura il barocco. Quindi, nel senso, come poter giudicare davvero l'arte con gli occhi dei contemporanei? L'arte che oggi c'è è utile, non è inutile. Come fare a capirlo? Come fare a presagire i tempi? Purtroppo non si può, questa è la triste realtà. Noi dobbiamo affidarci agli artisti, noi dobbiamo fidarci degli artisti e dobbiamo capire che l'arte anticipa sempre i tempi, la vera arte ovviamente. Poi esiste tanta arte che sulla base proprio di queste
di queste pietre miliari, no? Di queste opere che hanno segnato uno spartiacque, poi si sono semplicemente adeguate. C'è tanta arte che poi si adegua a queste pietre miliari, ma alla fine c'è bisogno di uno scossone, se vogliamo dire così, cioè di qualcosa che faccia ritornare di nuovo la meraviglia negli occhi delle persone. E quindi ogni tanto succede effettivamente quello che abbiamo visto, cioè personaggi come Tiziano, come Caravaggio, ma se ne possono fare tanti altri. Facciamo ancora un altro esempio di utilità dell'arte. Abbiamo parlato dell'arte che accomuna, tutti sono ammirati dall'arte, ma esistono anche momenti della storia dell'arte in cui l'arte ha unito da un punto di vista prettamente politico, prettamente sociale. E questa cosa è tanto vera perché la nostra stessa Costituzione oggi protegge l'arte, articolo 9 della Costituzione. Quindi noi oggi siamo arrivati a capire che l'arte è anche espressione politica, espressione, ma non fraintendetemi, non dico politica dal punto di vista semplice o banale del chi sta al governo, no, politica nel senso più ampio del termine, cioè occuparsi della cosa pubblica. Quindi arte come cosa pubblica. Faccio un esempio dal Medioevo. Sembra strano, ma anche il Medioevo è pieno di momenti di questa comunità. Faccio l'esempio del Duomo di Modena. Perché il Tempio, l'ho chiamato già così, mi sono già tradito. Perché il Duomo di Modena, per esempio, in un bellissimo spettacolo di Dario Fo che io consiglio a tutti, che si intitola proprio Il Tempio degli Uomini Liberi. Perché proprio il Duomo di Modena? Il Duomo di Modena è stato costruito, sembra incredibile, per volontà delle persone, del popolo di Modena, non da un vescovo, da un re, da un imperatore, da un papa. E sembra incredibile che possa essere successo addirittura in un momento in cui il seggio vescovile di Modena era vacante, non c'era il vescovo. Eppure i cittadini di Modena avevano voglia di creare una nuova chiesa, una immensa, stupenda, meravigliosa chiesa. Hanno fatto venire persone importantissime, il Lanfranco, Viligelmo, persone che hanno creato delle opere incredibili, che hanno anche questo, anche il Duomo di Modena è stato uno spartiacque, anche quello è stato un vero spartiacque. Eppure è stata espressione della volontà cittadina, non della volontà imposta dall'alto, come spesso accade. Tante chiese, tanti palazzi, tanti castelli vengono letteralmente calati dall'alto, ma poi diventa un'espressione delle persone. Le persone si sentono accomunate, si sentono vicine. Anche la funzione, ad esempio, dei tempi civici, così chiamiamoli così, dei palazzi, no? Pensiamo a Palazzo Vecchio. Qual era la funzione di questi palazzi? Richiamare le persone, dire questo è il luogo dove noi esprimiamo la nostra politica, cioè ci occupiamo della cosa pubblica. E difatti questi hanno anche molto spesso dei campanili, proprio perché le campane, il richiamare le campane. In questo senso vi consiglio anche molte live del professor Barbero che spiega bene, per esempio, i moti di Firenze, la rivolta dei Ciompi, per esempio. E tutto questo naturalmente ha a che fare anche con i luoghi dell'arte, con la storia dell'arte. Oppure, quale altra funzione potrebbe avere l'arte? Abbiamo detto Ti l'arte. interrompo un Ah, sì, secondo, perché vai, vai. secondo me hai portato due, diciamo, con questo tuo excursus molto interessante e molto piacevole, hai già toccato tantissimi nodi e vorrei partire da questo. Allora, da una parte c'è la funzione collettiva politica, quella che tu dicevi, no? Del bene pubblico, che poi ha anche un po' un risvolto, cioè quanto dell'arte è stato poi utilizzato a fini politici, poi in senso anche di encomiastico, eccetera, eccetera. Dall'altro invece poi la funzione del cambiamento, la funzione dell'utilità nel aprire nuove strade, nuove prospettive estetiche e quindi poi anche di vita, di come percepire le cose, di come percepire la realtà, perché poi il contatto tra vita e realtà non è solo che la vita e la realtà contamina l'arte, ma poi anche viceversa, no? E questo è stato detto, cioè Ovvio, sì, sì, certo. io osservo la realtà filtrata dalle mie percezioni estetiche, anche date da come vivo e come sento le opere artistiche, quanto le fotografie, quanto le opere d'arte influenzano il modo in cui percepiamo la realtà. Assolutamente.
E In quindi questo senso si può citare tantissima letteratura. In tal senso, se mi permetti, vorrei parlare un attimo anche della questione del gusto, perché secondo me c'è una bella definizione di Ernest Gombrich, che è stato importantissimo storico e storico dell'arte. Ha scritto un bellissimo testo che io consiglio, ve lo faccio anche vedere, è un piccolo libretto che si chiama Arte e Pubblico, che sarebbe una sua conferenza, è scritto in tedesco ma è stato tradotto in italiano. Ed è interessante proprio la questione del gusto, perché lui dice, ciò significa che del gusto non si può disputare, ma si potrebbe anche dire solo del gusto si può discutere e non dei risultati della matematica. In questo senso, a me piace che Gombrich abbia messo il punto su una questione fondamentale per l'arte. Come dicevamo prima, allora noi dobbiamo apprezzare solo l'arte di un certo tipo, solo l'arte che è bella da vedersi, è piacevole a vedersi o che imita perfettamente la realtà. Ovviamente no, non ci si può assolutamente in nessun caso fermare a questo. Quindi l'utilità dell'arte è anche, come hai detto tu, ed è giustissimo, è chiarissimo, è formare il gusto, nel senso non il gusto soltanto dal punto di vista estetico, ma il gusto in generale, proprio del porre anche, se vogliamo, dei paletti morali o addirittura delle capacità critiche, ecco, la capacità critica, il capire la realtà. L'arte ci aiuta a capire la realtà, proprio perché parte dalla realtà, ma non è la realtà, travisa la realtà. E quindi in questo senso a me piace pensare che, ecco, per esempio, un'altra cosa che volevo citare, un famoso libro che forse conoscerai, Mhm. Panofsky, anche questo è un bellissimo, meraviglioso libro. E a tal proposito mi sembra illuminante questa citazione da fare. Oggi faccio un sacco di citazioni, ma non perché io non sia in grado magari di voler parlare d'arte, ma perché secondo me, per il tema che noi stiamo affrontando oggi, parlare solo dell'arte è un po' svilente. Cerchiamo di capire anche la nostra percezione dell'arte. Uno storico dell'arte, allora, è un umanista il cui materiale primario è costituito da quelle testimonianze che ci sono pervenute in forme d'opere d'arte. Ma cos'è un'opera d'arte? Un'opera d'arte non sempre è stata creata esclusivamente per essere goduta, o se vogliamo usare un'espressione più accademica, per essere esperita esteticamente. Esperire vuol dire prendere appunto come esperienza. L'affermazione di Poussin, Poussin è stato un grande paesaggista del barocco, che la fin de l'art è la delectation, suona profondamente rivoluzionaria, in quanto gli scrittori anteriori avevano sempre insistito sul fatto che l'arte, per quanto piacevole, era anche in qualche modo utile. Questo è il punto. Cioè siamo tornati esattamente a quello che stavamo dicendo, ma un'opera d'arte ha sempre un significato estetico, il che non vuol dire valore estetico. Serve o no a scopi pratici, sia essa buona o cattiva, essa esige di essere oggetto di un'esperienza estetica. Quindi, partendo proprio da questo presupposto, l'arte ha una funzione estetica, ma proprio perché parte da un concetto estetico, poi diventa anche utile, cioè non è utile a sé, parte comunque da un concetto estetico. Quindi, secondo me, l'utilità dell'arte, scusate ragazzi, mi interrompo un attimo, perché a forza di parlare Vai, tanto. vai a Allora, bere un po' d'acqua, prendi un po' d'acqua. Eh, sì, va bene, grazie, mi Vai, vai. interrompo un attimo solo. Abbiamo parlato di quanti tantissime spunti cose. abbiamo... Sì, tantissime cose. Questa parte proprio anche non tagliarla, del tuo sempre tutoriale. Se dovessi provarmi a elaborare, ma non a livello espositivo, proprio a elaborare tutti gli spunti che ho appena ricevuto da Lorenzo, mi ci vorrebbero 10 ore, in modo continuativo. In realtà ci penserò probabilmente per giorni, settimane e mesi, perché poi sono fatto così. È strano perché hai presente quello che ha detto di Poussin? Sì. Per una Eccomi persona qua. come me, della mia cultura, Ritieni che debba rifare la hai presente? lettura? O era un po' troppo disturbata, no? Va No, no, bene. no. Va bene. Allora, quando vuoi ricominciamo? Vai pure, vai pure. Vado? Ah, ok, benissimo. Scusate l'interruzione. Allora, quindi, come dicevo,
l'arte parte dall'estetica, quindi è un prodotto dell'estetica, un prodotto eh, che va ammirato, ma proprio per questo non si conclude in sé, ha sempre un'utilità. Quindi abbiamo detto che l'arte serve per tanti scopi, ma serve anche a formare in un certo senso l'idea del bello, no? L'idea della bellezza, che però non può essere presa in maniera totalizzante, in maniera uguale a se stessa in tutte le epoche e in tutti i luoghi. Ciò che è bello per noi non è necessariamente bello per persone che vivono in altre parti del mondo. Quindi a questo punto dobbiamo farci ancora un'altra domanda, cioè possiamo fare a meno dell'arte? Possiamo vivere senza arte? Ritorniamo un po' al discorso iniziale. Secondo me si può anche vivere senza l'arte. Faccio una citazione un po' stupida, secondo me, perché non c'entra molto, però fa capire un po' il concetto che voglio esprimere. Non so se avete presente una canzone di Rino Gaetano, Mio fratello è figlio unico, dove dice appunto mio fratello è figlio unico perché c'è gente che anche che non, chi non legge, perché pensa che anche chi non legge Freud può vivere 100 anni. Questa cosa è interessante, perché a questo punto posso fare la domanda: si può vivere 100 anni anche senza l'arte? Cioè, possiamo immaginare la nascita di una persona che è un po' come il buon selvaggio, no? Cresce, vive tutta la sua vita eh, in maniera tranquilla, serena, normale, anche senza l'arte, anche senza mai avere a che fare con l'arte? La risposta potrebbe sembrare assurda, ma secondo me è impossibile, è letteralmente impossibile. Pensiamo un attimo a questo. Qual è il modo più primitivo e istintivo che hanno i bambini di comunicare? Certamente forse neanche tanto la parola, certamente forse neanche tanto i gesti, certamente forse magari il disegno. Perché noi siamo portati fin dalla nascita al disegno, anche se nessuno ci insegna a disegnare? Lasciamo stare che ovviamente i disegni di un bambino non possono essere capolavori come noi li intendiamo, anche se ci sono bambini che sono portati. Ma il punto è questo: la parola noi la sentiamo, la impariamo dai nostri genitori, dalle persone che ci circondano. I nostri comportamenti sociali ci vengono appunto dal nostro relazionarci, confrontarci con le persone. Ma il disegno, perché noi disegniamo? Come facciamo a disegnare anche senza avere un'educazione? Anche se magari siamo in una famiglia dove nessuno disegna. Non ho mai visto in questo senso una famiglia dove i genitori dicono: ah, la casetta falla così, ah, il sole fallo così. È istintivo. Perché? Perché io penso che sia il portato più antico, più primordiale della nostra esistenza. Cioè, se noi pensiamo alle caverne rupestri, con le pitture rupestri, e pensiamo com'è possibile che persone che sono vissute decine di migliaia di anni prima di noi abbiano avuto l'istinto di fare queste cose, ma non solo l'istinto, ma anche la capacità artistica di saper rappresentare la realtà. Sembrano a volte insomma, dei disegni un po' infantili, ma alcuni sono di una qualità artistica eccezionale e noi in qualche modo lo riusciamo a capire ancora meglio perché siamo passati attraverso delle ere della storia dell'arte dove il minimalismo, dove il grafismo, cioè il fare il tutto in maniera essenziale, l'abbiamo imparato ad apprezzare e quindi riusciamo a capire anche meglio questi disegni. Ma è incredibile che quindi questa cosa sia passata poi istintivamente anche nelle successive generazioni. I bambini disegnano perché sono le cose che facevano i nostri antenati. Loro disegnavano. E perché disegnavano? Noi ci interroghiamo continuamente su questo. Che significato hanno questi disegni per noi? Hanno un significato religioso? Hanno un significato sociale? Hanno un significato così di catarsi? Oppure di memoria? Ecco, questa è una cosa interessante. Secondo me, noi dobbiamo cercare di pensare all'arte anche e soprattutto in termini di memoria, ma non memoria per i posteri, memoria per noi. E in questa è la cosa importante. Perché i bambini disegnano cose che vedono? Cioè,
molto spesso che cos'è che disegnano? Le persone, le case, i loro giochi, le cose che vedono. Avrebbero in questo senso forse anche un significato di memoria, perché i bambini non hanno capacità mnemoniche. Chi si ricorda cosa facevamo a quell'età? Eppure i disegni ce lo possono ricordare. Questa è la cosa bella e interessante. Allora passiamo a un'altra funzione. Ti Sì, interrompo a riguardo e poi magari passo anche la palla a Gualtiero, perché secondo certo, me certo. gli spunti sono tantissimi ed è un peccato lasciarli qui lì. E questo, Come vuoi. questo, questo rispecchiamento, perché alla fine c'è anche tutta una branca della psicologia, no, che studia i disegni dei bambini. Quindi questi disegni dei bambini hanno sì l'aspetto della memoria e hanno anche un aspetto, no, di rapporto con il proprio personale, con la propria vita. Certo, sì. La concettualizzazione. Non c'è bisogno di parlare di Piaget per rendersi conto che la differenza che c'è tra un animale e un cucciolo d'uomo che non ha ancora concettualizzato il tempo è che il cucciolo d'uomo si rende conto di avere lasciato un'impronta nella sabbia, l'animale no. Quindi secondo me è una questione di concettualizzazione del sé, della propria azione, che precorre l'idea del tempo, che in genere è una funzione un po' più avanzata dell'intelletto umano, e ancora una volta non c'è bisogno di Piaget per saperlo, basta guardare i bambini. È interessante perché questo mi riporta a Pascal, Blaise Pascal, ovvero l'uomo è una canna al vento, ma è una canna che pensa. E il pensiero transita dalla concettualizzazione degli oggetti con cui si interagisce e dell'oggetto che si percepisce del sé. E ovviamente la riproduzione artificiale, quindi artistica, di ciò che vediamo e di cui ci rendiamo di essere di fronte a uno specchio, d'acqua fosse anche, è strumentale alla concettualizzazione, ovvero alla creazione del mondo interiore del singolo, che è esso stesso artistico, perché è un'immagine del mondo esteriore che noi percepiamo tramite i sensi, in questo come degli animali, ma noi ne creiamo una rappresentazione interiore, che è diversa dalla realtà con cui interagiamo sensualmente. E questo sarebbe ovviamente il mondo come voglia e rappresentazione, cioè essenzialmente Mhm. il concetto di rappresentazione del percepito è terribilmente umano. Secondo me, potrei sbagliare, però penso questo, e poi forse da questo viene tutto, perché probabilmente questo è veramente il trauma originale di tutta la nostra specie vivente, ovvero il fatto che l'essere umano è un essere pensante ma mortale e quindi è destinato ad avere coscienza della propria finitezza, coscienza che ci fosse un prima di lui e coscienza che ci sarà un dopo di lui. E questa è probabilmente proprio la frattura originale della psiche umana in quanto tale, perché chiaramente per un essere pensante ma immortale non ci sarebbe problema, l'eternità. Per un essere mortale ma incosciente, come possiamo immaginare essere qualsiasi animale, non c'è problema. Abbiamo fatto Apollo e Dioniso, eh? Mhm. Mhm. Sì. Abbiamo fatto la voglia e la rappresentazione. Il problema è proprio secondo me, nell'essere medio, ovvero mediocre dell'umano, che ha un piede in una scarpa e un altro in una ciabatta. È un problema, perché da questa ambivalenza nasce un conflitto chiaramente irrisolvibile. Non può essere risolto. Nella dimensione umana questo conflitto, secondo me, non può essere risolto. E quindi, come diceva Lorenzo, la naturalità della produzione artistica è probabilmente un disperato tentativo nell'esperienza dell'artista e nell'esperienza del singolo che si pone di fronte all'arte. Ovviamente la storia dell'arte è un'altra cosa, secondo me. Nel senso, quello che volevo dire a tutta prima, e ringraziando Lorenzo perché mi ha dato tanti spunti su cui penserò per mesi e anni, è che in realtà c'è una grossa separazione tra l'arte intesa come esperienza artistica, fatta e fruita, però è comunque un'esperienza artistica del singolo, psicologia, e la storia dell'arte
come esperienza dell'uomo con la U maiuscola, cioè la storia dell'uomo, la storia come la diceva Hegel, no? Quindi diventa una cosa sociologica, cioè l'uomo come comunità umana, non già come singolo, quindi la psicologia del singolo, la sociologia della comunità, la storia dell'arte, l'arte come esperienza. Ovviamente anche questo, il singolo, lo possiamo storicizzare, come stava facendo Lorenzo, dicendo il singolo uomo che ha fatto i suoi graffiti rupestri all'interno di una grotta, il singolo uomo, Michelangelo, Leonardo, che hanno fatto ciò che hanno fatto, il singolo uomo che si è recato a vedere quelle opere e ne ha tratto maraviglia. Però ovviamente quando poi parliamo della storia dell'arte, di come le cose si sono storicizzate, di come l'arte si sia dimostrata a posteriori essere stata una guida dell'evoluzione del gusto sociale di una comunità, questa è storia dell'arte. Ora, il piccolo preambolo che io devo fare prima della nostra pausa segreta è che Lorenzo parla di arte perché l'arte è il suo mestiere, la sua professione, e quindi in questo è grande parte della sua vita, ovviamente. Io e Lorenzo ci siamo conosciuti, ma siamo un po' inversi, è quasi un chiasmo, perché per me la professione sono le cose frivole e sciocchine dei cartoni animati, dei fumetti giapponesi, cose che io ho sempre faticato e tutt'oggi fatico nel senso che mi ci interrogo, a chiamare cultura, figurarsi a chiamarla arte. E poi le cose serie, che per Lorenzo invece sono professione, le cose serie mi sono state date dal caso, dalla mia consorte, che va con lo zoppo impara a zoppicare, che invece si è dedicata come Lorenzo a queste cose, e quindi per me sono un hobby. Per Lorenzo è il contrario. Le cose frivole sono un hobby, le cose serie sono il suo mestiere, la vita. Per me invece le cose frivole sono il mestiere, la vita, le cose serie sono un hobby. Però ho sempre pensato che questo sia anche un privilegio, perché questo mi ha portato a dedicarmi alle cose serie in maniera totalmente spassionata, completamente spassionata. E questa cosa è buffa, perché io conosco Vasari perché me ne ha parlato la mia consorte, conosco Gombrich perché me ne ha parlato la mia consorte, conosco Panofsky perché me ne ha parlato la mia consorte. Di queste persone non me ne hanno mai parlato dei docenti, in cui inconsciamente noi diciamo, oh, l'hanno detto loro, quindi è così. Io questa cosa non ce l'ho e potrebbe essere un limite, però forse anche un privilegio, perché io leggevo Vasari, lo leggevo ad alta voce, lo leggevo come fosse il mio italiano contemporaneo, nel senso che facevo una lettura emotiva, no? E dicevo, "Oh, guarda questa persona quanto era innamorata di Michelangelo. Questo era sicuramente un cristiano, probabilmente un credente, e mi sta dicendo che Michelangelo è più di Gesù Cristo, perché è stato mandato in terra da Dio per pietà nei confronti dei fiorentini che si erano tanto impegnati nelle arti fallendo e quindi Dio volle mandare in terra un uomo che fosse più divino che umano. E poi sono andato a casa di Vasari, no? E in qualche modo la mia era proprio una fruizione empatica. Come dire, che bello, guarda questa persona. Quando tu hai letto Belloni, e adesso devo leggermi, so chi è, ma non l'avevo mai letto personalmente, e adesso me lo andrò a leggere, perché io ero d'accordo con lui. Sono d'accordo con lui. Quindi, vedi, allora anche lui aveva le sue ragioni. Faccio No, pausa. ma sì, 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 ma sono tanti gli scrittori d'arte che dopo Vasari si sono abbastanza un po' irritati dal floricentismo di Vasari, quindi hanno in qualche modo detto la loro. E sono interessanti da leggere proprio perché poi ovviamente siamo già avanti con la letteratura italiana, quindi non stiamo parlando più di un volgare italiano difficile da apprendere. E sono molto scorrevoli, sono molto diretti, sono molto precisi. Vai, quando vuoi. Sì, Lorenzo, ovviamente come tu dici, però la cosa che volevo dire è che ovviamente dicevo che forse è stato un privilegio avere scoperto la storia dell'arte in una maniera così
oziosa, nel senso latino del termine, nel senso che non era il mio nec otium, il mio lavoro, era semplicemente uno studio ozioso, dilettuoso. Per esempio, spesso mi sono trovato a parlare, ma con vero piacere, non magari anche con dei professori, però sempre in questa maniera oziosa. Allora, spesse volte magari mi fermo a parlare quando vado nei luoghi dell'arte, sai, con quei volontari che magari sono gli anziani pensionati, appassionati, che poi fanno le guide come volontari e ci mettiamo proprio a discutere delle cose mh, anche più minuziose, forse è proprio la mentalità otaku, no? Per esempio, lo ricordo benissimo, nella tua Napoli, sai che c'è il bellissimo refettorio affrescato da Vasari nella chiesa di Montoliveto, già a Santa Maria dei Lombardi, se non mi sbaglio, Sì, sì. e c'era quel refettorio, no? E c'eravamo io, la mia consorte e l'anziana guida volontaria. Eravamo in tre e ci siamo messi a parlare, c'era lo zodiaco, che diceva, ah, ma sono 13 segni, e io gli dico, ah sì, quindi c'è anche lo fiuco, che però sarebbe il serpentario, perché serpentario vuol dire quello che porta il serpente, come l'acquario è quello che porta l'acqua, sagittario è quello che porta la freccia, colui che ha quindi il serpentario, lo fiuco, e tu come lo sai? Eh no, perché i cavalieri dello zodiaco... no, questo spettacolo sarebbe Asclepio, quindi la medicina, perché farmacon vuol dire veleno. È strano perché non so se sono io o se è per tutti, però ho la sensazione, sai Lorenzo, che quando le cose si studiano perché le si deve studiare, quindi seriamente, restano molto quello che sono. Quando invece le cose si approcciano in maniera più oziosa, tutto si fluidifica. Sì, Tutto si fluidifica e diventa un unico disciolto sapere che abbiamo in testa, senza alcuna velleità, senza alcun bisogno di saperlo esprimere in maniera specialmente analitica. Per esempio, quando tu prima parlavi di estetica, la prima cosa che io ho pensato è quando andai a chiacchierare, adesso anche lui non c'è più, col professor Perniola, Mario Perniola di filosofia, che è stato a lungo il decano, per così dire, di filosofia a all'Università di Roma 2 Tor Vergata. Però quello che a me più interessava erano certe cose che Perniola aveva plausibilmente pensato, dato che l'ha scritta. Quindi, invece che andare a sostenere l'esame con lui, andai nel suo studio e ci mettiamo a parlare del fatto che lui aveva conosciuto Moravia e poi, ma Moravia aveva conosciuto anche una certa idea giapponese, quindi parliamo dell'idea del suicidio. Mm. Perché nell'ultimo, e poi parliamo dell'attenzione di Moravia, che mi sembra essere stato praticamente il suo ultimo romanzetto, potremmo dire. Ma d'altro canto, la filosofia morale, o meglio, pratica, è nella branca della filosofia estetica. Cioè uno sente filosofia estetica e pensa che sia la filosofia del bello, perché soprattutto noi italiani diciamo arte e pensiamo alle belle arti. Però poi siamo anche italiani e quindi diciamo che la cucina è un'arte. Chiaramente non è che la cucina è un'arte perché è una delle belle arti, no? Quindi l'esperienza estetica in realtà afferisce, in teoria, alla, per dirla con in mano il canto, alla critica della ragione pratica o semmai critica del giudizio, non alla critica della ragione pura. Questa cosa è interessante perché io al liceo la storia dell'arte proprio non l'ho incrociata. Non c'è, assente, assente ingiustificato. Libri che presero polvere, per fortuna li avevo comprati usati. Eh, Però mi interessai, cioè, conobbi la filosofia. Però anche lì sarà la mia mentalità, a me non importava niente fare bene l'interrogazione, prendere un buon voto, io mi ponevo di fronte a qualsiasi filosofo come se per quel momento io fossi un suo discepolo. E tipo, ah, studiamo Eraclito, vediamo che dice, vediamo se c'ha ragione lui, vediamo se diventa un suo seguace. Poi, però Protagora, però vediamo che dice Protagora, vediamo che dice Platone. Ovviamente nella storia della filosofia come la storia dell'arte, no? Come dire, anche la storia certo, dell'arte in sì. qualche modo per me è sempre stato, ah ok, la mia consorte mi ha parlato di Michelangelo di cui lei è innamorata, per fortuna non posso essere geloso. Quindi cerchiamo di
porci di fronte a Michelangelo per capire cosa faceva lui, perché è stata una persona, anche se è morta tanti anni fa e ci ha lasciato delle cose grandiose, è stata comunque una persona. Per esempio, a volte io pensai che quello che aveva capito meglio di tutti Michelangelo, invece che essere uno dei grandi storici dell'arte, come tu hai citato, Gombrich, potremmo dire anche Warburg, no? Di Warburg, che a me piace tanto, se fosse stato Goethe. Perché Goethe, da tutti celebrato come un grande naturalista, volendo, no? Disse due cose su Michelangelo, sulla Cappella Sistina di Michelangelo. Uno disse: ho gli occhi così pieni della rappresentazione di Michelangelo che la natura quasi mi viene a noia. E questa cosa detta da Goethe, non detta da me, detta da Goethe, per quello che Goethe ha fatto e ha lasciato di lui, già in qualche modo basterebbe. Perché in questo lui ha già detto: guardate che Michelangelo è figurativo, ma non sta facendo la copia della realtà. E guardando Michelangelo, la realtà in se stessa quasi mi viene a noia. È potentissima questa cosa, eh? È veramente Certo. potente. E un'altra cosa che disse è che secondo lui ogni essere umano nella sua vita dovrebbe vedere la volta della Cappella Sistina, la Cappella Sistina per rendersi conto cosa un uomo può riuscire a ottenere nel corso della sua vita. Anche questo senso di dimensione del frutto dello sforzo umano, della fatica, no? Della dedicazione, volendo, anche questo in qualche modo è tutto. Però, anche se queste cose sono, secondo me, così totipotenti, poi serve comunque decodificarle. Quindi non dico che detto questo ho detto tutto, no, no, forse questo è tutto. Però il decodificarle non è così banale, anche perché nessuno di noi credo che sia stato a cena con Goethe, avendogli chiesto scusi, ma esattamente lei cosa intendeva? Ovviamente la storicizzazione dovrebbe servire anche a vivificare le cose del passato. Anche la storia dell'arte, secondo me, dovrebbe servire a vivificare l'esperienza che ciascuno di noi singoli può avere della storia dell'arte, perché sennò diventa una materia come certi miei compagni che sì, imparavano la lezione della filosofia per ripeterla, però non gli lasciava niente. E in qualche Certo, modo sì. dicevo, dicevo, Eh guardate che sì, prima. quello che hai detto tu sul rendere fluido, eccetera, è giustissimo, è correttissimo. Questa sensazione di fluidità che tu percepisci è proprio perché hai vivificato l'arte, cioè l'hai riportata alla tua esperienza di persona vivente, che cerca di capire una persona che è vissuta prima. Questo è assolutamente vero. Per esempio, tu hai detto prima, quando io ho alzato la mano, Sì, parlando di Picasso, hai detto una cosa molto interessante, perché forse quasi inconsciamente non hai detto ci sono persone che non capiscono Picasso, ci sono persone che detestano l'arte di Picasso, tu hai detto una cosa che ci sono persone che non sono ancora arrivate a. E questa cosa è veramente bella per me, perché io sono una di queste, nel senso che a me il Picasso maturo, diciamo, quello adolescente mi fa sgranare gli occhi e mi fa dire ma un genio assoluto, no? Cioè un genio nel senso di un prodigio. Mm. Il Picasso, già quello di Guernica, io non lo apprezzo, però mi ricordo che nella mia vita ci sono state cose che non apprezzavo e poi sono arrivato ad apprezzare. A volte anche solo per una frase che mi ha cambiato radicalmente la prospettiva, tipo Guttuso, presente Guttuso, non mi piaceva. A un certo punto lessi una frase, Lorenzo, come una che puoi dire tu, infatti anche tu hai detto alcune frasi, ho la fortuna di conoscerti, parliamo anche privatamente, però trovai la frase di una modella di Guttuso che disse, ah, il fatto è che Guttuso, no, mi sto confondendo, non Guttuso, Modigliani, Modigliani. Modigliani, Ma ok. perché confondo sempre Guttuso e Modigliani? Non erano i peperoni di Guttuso, era una modella di Modigliani, i peperoni non parlano. Una modella di Modigliani che disse: il fatto è che Modigliani non dipinge le sue modelle, dipinge la loro anima. Questo fatto mi scioccò e incominciai a vedere tutti i ritratti di Modigliani con questa prospettiva, Ah, sì, certo, sì. come se fossero la rappresentazione grafica di quell'aspetto che ciascuno di noi tradisce con le sue espressioni, l'emozione, no?
Dato che Sì, poi io mi occupo anche, sai, di recitazione, recitazione vocale, questa cosa un po' ce l'ho presente. E provai che fosse vero. Cioè mi questo sì. sembrava di capire cosa stava provando la modella, che tipo di persona fosse mentre posava. E questo mi fece ovviamente rivalutare da capo Guttuso. Sì, sì, ma è proprio così. Non c'è arte che in realtà non possa essere capita e apprezzata, non esiste. Esistono anche fasi della vita, arti per ogni fase della vita. E questa cosa è importantissima. Ecco, forse un'altra cosa utile dell'arte, proprio perché non è un messaggio univoco e non è un messaggio diretto solo a una ristretta, un ristretto numero di persone, ma tendenzialmente l'arte parla in maniera universale e supera addirittura i tempi. Quindi quello che tu dici è interessantissimo e bellissimo perché dimostra esattamente come l'arte sia afferrabile nonostante tutto, anche senza aver studiato. Ed è questa la cosa bella, cioè noi storici dell'arte ovviamente facciamo di questo anche un po' la nostra croce, perché tanta arte la vediamo consumarsi, la vediamo essere abbandonata, la vediamo essere ignorata e ci fa male. Però il punto è che noi stessi storici dell'arte non riusciamo ancora a capire che non possiamo magari essere davvero certi che qualcosa possa essere capita adesso e dalla maggior parte delle persone. Esistono momenti della storia dell'arte in cui tante cose possono essere ignorate, possono essere non capite e addirittura distrutte. In questo senso, mi fa piacere che tu mi hai dato uno spunto interessante sulla questione della vivificazione, cioè vivere l'arte. Ed è verissimo. Tanto è vero che noi amiamo una gran parte di arte che non è neanche l'arte che nei tempi passati era la più ammirata. Per tanto tempo questo genere di pittura non fu particolarmente apprezzato. Eppure è il genere con la quale noi identifichiamo maggiormente l'arte, cioè il ritratto. Perché il ritratto? Il ritratto è un ambito davvero molto interessante anche di indagine e di analisi, perché non è facile, cioè sembra banale, sembra molto banale, ma il ritratto in realtà è forse l'operazione più intellettuale e psicologica dell'arte, perché la capacità dell'essere umano, cioè in questo caso dell'artista, nel saper non solo riprodurre l'immagine, ma come dicevi tu, la questione delle modelle di Modigliani, anche l'anima delle persone, cioè eternare l'anima, è un argomento bellissimo e interessantissimo. E io faccio molto spesso riferimento a un'opera di Ghirlandaio, il ritratto di Giovanna Tornabuoni, perché è un'opera dedicata a una persona morta, molto giovane tra l'altro, una bellissima donna morta molto giovane. Non è solo un ritratto, un semplice ritratto così per ricordarci com'era fatta, è qualcosa di più. È qualcosa di più. Tanto è vero che all'interno di questo ritratto l'artista non a caso, ha inserito un cartiglio con un epigramma del poeta Marziale, il poeta latino Marziale. Che cosa dice questo epigramma? Forse posso dire in latino o la gente si annoia? Vabbè, forse... Vabbè. Mettiamo un po' di latino in questo YouTube. Andiamo. Ars ut in amores, animunque fingere posses, pulcrior in terris, nulla tabella foret. 1488, cioè arte, volessi il cielo che tu potessi rappresentare il comportamento e l'animo, non ci sarebbe in terra tavola più bella. E questa è la cosa bellissima. Cioè, il poeta si rammarica che la pittura non riesca anche ad avere l'anima, perché altrimenti non ci sarebbe cosa più bella. Questa cosa è bellissima anche perché c'è un'altra citazione poetica importante che a me piace sempre ricordare, ed è una citazione da Petrarca che ha avuto dal suo caro amico, il pittore Simone Martini, un ritratto di Laura.
è un ritratto col quale lui aveva un rapporto morboso. Amava talmente tanto questo ritratto che davvero quasi gli sembrava di non poter vivere senza, anche di notte. L'omaggio che il poeta fa a Simone Martini è bellissimo perché lui dice: Ma certo il mio Simone, addirittura il mio Simone, bellissimo, cioè proprio è una cosa di grande affetto. Lui è caro, è grato a Simone Martini per gli avergli fatto questo dono. E dice: Ma certo il mio Simone fu in paradiso, onde questa gentil donna si parte, cioè viene dal paradiso la sua donna. Ivi la vide e te la ritrasse in carte per far fede qua giù del suo bel viso. In poche parole, che cosa fa l'arte? L'arte è capace a questo punto non solo di imprimere nella tela, nella pietra, in qualsiasi materiale, l'immagine, ma anche la memoria e la memoria della persona che fu, non solo la sua immagine, perché altrimenti noi non avremmo una tale devozione verso le fotografie. La stessa cosa. Per noi la fotografia è qualcosa di più. Ogni tanto ci piace scherzare sul fatto che nella fotografia spesse volte noi vediamo il passare del tempo, no? Diciamo, "Ah, vedo vecchie fotografie e ci sentiamo vecchi, ci sentiamo passati", ma è incredibile come noi consideriamo la fotografia, che non è altro che luce impressa, niente di più e niente di meno, addirittura riuscire a sentire, a avvertire le emozioni di quella fotografia. Se sei una persona poi particolarmente cara e che non c'è più, addirittura per noi la foto diventa qualcosa di inscindibile dalla persona stessa. Gombrich faceva una cosa molto interessante nel suo libro, che è la storia dell'arte. Ecco, lo faccio vedere perché è importante far anche vedere i libri, compratelo per avere, davvero è fondamentale. Lui cercava di capire la potenza dell'arte, capire perché l'arte è così potente. E faceva questo esempio molto interessante. Dice: immaginate di avere una fotografia, un'immagine di una persona, provate a prendere uno spillo e a metterglielo negli occhi. Per quanto la cosa non danneggia nessuno, ci sentiamo dentro quasi a disagio. Dice: perché dobbiamo proprio andare con lo spillo dentro l'occhio? Cioè, è come se noi avvertissimo persino il dolore di questa cosa. E lui faceva questo paragone, per esempio, con le maschere tribali, a dire perché le maschere tribali avevano questo grande potere, soprattutto sulla gente della tribù. Insomma, gli sciamani mettevano queste maschere. Perché la maschera, anche se è deforme, ok, anche se non è perfettamente precisa, ma ha un accenno di occhi, di bocca, di naso, anche piccoli, immediatamente noi trasferiamo nell'opera immediatamente un'identità, una personalità, un'anima, e ci sentiamo quasi a disagio nel distruggere l'immagine di una persona, come se noi stessimo davvero uccidendo una persona o la stessimo torturando. Pensate a dar fuoco a un'immagine. Quanto ancora oggi noi facciamo questo? Immaginate quante volte durante delle proteste, eccetera, si dà fuoco al fantoccio con la fotografia di una persona. Se ci Uno potrebbe pensi, pensare: ma che cos'è? È un insieme di oggetti, un insieme di materiali. Perché ha questo significato per noi? Questo è il se, punto. Quindi se ci l'arte pensi, se ci pensi, non ci avevo sì, mai pensato, però se ci pensi adesso tu, questo quasi inconscio meccanismo di empatia al feticcio, ovvero la feticizzazione dell'immagine, spiega qualsiasi tipo di iconoclastia come anti-idolatria. Nel certo, senso che certo. tu potresti sempre dire: no, no, guarda, questa è solo una pittura, non è un idolo. Tu non ti devi inginocchiare di fronte alla pittura, semmai ti inginocchi di fronte al tuo concetto mentale di ciò che la pittura rappresenta. E questo ovviamente è l'argomento principe dell'anti-iconoclastia della tradizione cristiana cattolica. Come dire, tu non ti stai inginocchiando di fronte alla scultura del crocefisso, tu ti stai inginocchiando di fronte all'idea di Cristo, nostro Signore vero, che la scultura rappresenta. Tutto bello. Però quello che tu dici in qualche modo riprova che in qualche modo vi è
una quasi spontanea empatia feticistica di fronte alla rappresentazione dell'umano e quindi forse è vero che vi è una componente idolatra in qualsiasi venerazione di una finzione, da cui una ragione anche del più efferato moto iconoclasta. Certo, ma infatti c'è ti posso fare un esempio stupendo, bellissimo, mi è venuto in mente. Proprio parlando di crocifissi, è una cosa che molti storici dell'arte conoscono. Esistono due crocifissi nella storia dell'arte che vengono costantemente messi a paragone l'uno con l'altro. Uno è stato fatto da un grande scultore, che è Donatello, e l'altro, quello che doveva essere tecnicamente il suo migliore amico, Brunelleschi. Perché? Perché questi due crocifissi hanno due modi completamente diversi di essere rappresentati. Per Donatello, addirittura Vasari ci dice che il Cristo di Donatello era talmente rozzo che sembrava come se avesse messo in croce un contadino. Cioè, per lui non ha importanza l'estetica da questo punto di vista, ha importanza il simbolo, come dicevi tu, no? È Cristo in croce. E questa cosa Brunelleschi no, dice no, no, questo deve essere anche bello, perfetto, armonioso. E fece questo crocifisso quasi di risposta, meraviglioso, con questo essere, questo veramente essere umano stupendo, meraviglioso sulla croce. Il crocifisso delle uova, cosiddetto? No, 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 aspetta, no, forse no. Il Non è quello crocifisso che delle poi tra l'altro lo uova. vide, gli caddero le uova che stava portando e Ah, disse sì, sì, vabbè, Ah, ho capito, sì, sì. Sì, sì, ma ce ne sono tanti di questo genere. Pensiamo per esempio anche a un altro crocifisso, pensiamo a quello di Giotto in Santa Maria Novella, perché è stato uno spartiacque. Ovviamente c'era tutta già una lunga tradizione di crocifissi che si stavano avvicinando a poco alla rappresentazione verosimile. Si parte tendenzialmente dalle croci di Giunta Pisano, poi si va avanti con Cimabue, però si arriva a Giotto. Perché Giotto si stacca nettamente rispetto a tutti gli altri? Perché il primo crocifisso nella storia, di cui si avverte letteralmente il peso, si avverte letteralmente il peso di un corpo morto che sta letteralmente cadendo dalla croce, ha questo ventre che viene appunto curvato dal peso del corpo che si sta accasciando. Questa cosa, naturalmente, uno potrebbe dire che allora Giotto è famoso e importante perché ha rappresentato un uomo vero che è stato crocifisso. No, ovviamente no. Qualunque persona potrebbe dimostrare facilmente che l'immagine stessa della crocifissione non è perfettamente aderente a quello che potrebbe succedere a una persona. Pensate alla questione dei chiodi nelle mani, che invece no, dovrebbe essere nei polsi. Pensiamo alla questione anche dei piedi, molto spesso questa è nella rappresentazione soprattutto dei crocifissi francescani, cioè di questo mettere tutti e due i piedi con un'unica croce, anche questo abbastanza inverosimile. Quindi non c'è nulla di vero nel crocifisso di Giotto, ma è questa percezione quasi che ci fa provare le stesse sensazioni di un uomo crocifisso a interessare. Quindi è l'illusione della realtà, non la realtà, mai la realtà. Questa è una cosa importante. L'arte non è realtà, è sempre una trasposizione della realtà. Può essere più vicina possibile, può essere più lontana possibile, non ha nessuna eh, certezza, non ha nessuna definizione concreta. L'arte è arte. E quindi anche il ritratto che stavamo dicendo prima non è una questione del quanto è simile alla persona. Pensate, per esempio, a quante rappresentazioni nei sepolcri, nelle sepolture di persone importanti, non so, faccio un esempio, il sarcofago, o comunque il monumento, la sepoltura di Maria d'Ungheria che si trova a Napoli, nella chiesa di Santa Maria Donna Regina. Lì è rappresentata una regina, ok? Moglie di Carlo II. Ed è c'è il Gisami, cioè c'è la figura giacente di questa regina nel sarcofago, ma all'epoca della sua dipartita la donna era già avanti con l'età,
Ma la rappresentazione di questo Gisà, per quanto realistica, molto bella, è una giovane donna, quindi non c'è nessuna volontà di dover eternare l'immagine esatta della persona, non ha nessuna importanza, è il modello, è l'ideale della persona e questa è una cosa che dobbiamo sempre ricordare. Non siamo abituati a pensare, ah, ok, abbiamo il ritratto, è uguale a come doveva essere, assolutamente no. Abbiamo tantissimi esempi anche di ritratti di reali del Settecento dove ci sono pittori che si sforzano di rendere il più bello possibile la persona. Pensate per esempio al Napoleone che va sul monte, cioè che attraversa il passo del San Bernardo, no? Di David. Tutti saremmo quasi disposti a pensare che Napoleone fosse davvero così, ma non era assolutamente così. Ma questo non è un mistero, non è che non l'abbiamo scoperto, era già nelle intenzioni dell'artista e del committente. Dice: non mi devi fare uguale, devi dare un'idea di me, un'idea eroica, un'idea trionfante di questo persona questo cavallo rampante che tra l'altro non c'era neanche in quel momento, cioè è una falsificazione della realtà l'arte, ma non per questo i significati che porta l'arte non sono veri, sono veri ma sono in qualche modo trasportati da immagini che non sono reali. Infatti, Questa cosa, hai presente sì, quella che viene considerata una corrente artistica, avete presente il simbolismo? sì. E però, in questo senso, quello che tu stai dicendo, mi sono sempre chiesto perché l'arte può non essere simbolista. Nel senso, anche l'arte più realistica sarà comunque un simbolismo, perché io non mi chiamo René e il mio cognome non è Magritte, ma quanto è vero che questa non è una pipa, è comunque il simbolo di una pipa. Ma questo è il Cos'è una punto, pipa? esatto. No, hai citato un bellissimo esempio. Sì, questa assassina è una pipa, cioè non è una pipa, per quanto realistica possa sembrare, non lo è. Tra l'altro, io una cosa che è divertente, ehm, ero alle medie, perché alle medie non mi era stata bandita l'arte, poi al liceo non c'era più, però alle medie c'era ancora. E a me Magritte interessò molto, lo trovai molto interessante, e avevo sul libro il dipinto di Se si separa Pip. Sì. E, e la professoressa me lo spiegò, e io dissi, no, questo non è il dipinto di Magritte. E mi disse, no, scusa, in che senso? Questo è il video. No, questa è una stampa a colori su un libro di Sponavede. Sì, beh, certo, qui siamo proprio al Quello non è una parossismo. pipa, questo non è. La professoressa non mi rispose, restò in silenzio. Però se si separa un po' è ancora più interessante, vuol dire anche per la simbologia della mela, no? Nel senso, poi la Certo, rappresentazione. certo, ma La poi c'è. rappresentazione è anche inconsciamente simbolica, anche nel fatto che lui ha deciso di fare una pipa e una mela, è già simbolismo. E vi dirò di più, Assolutamente, assolutamente. cioè il simbolo è alla base di tutto, cioè anche il linguaggio, le parole che stiamo usando sono un rapporto con un referente, ma non sono il referente, questo è tutto la base della C'è una lingua. convenzione, tutta una convenzione. Esattamente. E anche quando l'arte cerca, diciamo, si fa anche ad esempio, mentre parlavi dei ritratti e della funzione anche dei ritratti, diciamo, imperiali, facevi riferimento a Napoleone, mi è venuto in mente questo confronto con l'arte romana. Cioè, l'arte romana e le sculture romane di solito sono apprezzate perché si dice, ah, sono più naturali, rappresenta anche i difetti dei volti, eccetera. Però pensiamo ad Augusto, tutte le sculture augustee hanno anche quelle una funzione, nonostante ci sia Certo. un tentativo di rispecchiamento. E poi concludo di questa finzione, di questo rapporto, anche nei ritratti ne erano consapevoli, molto consapevoli gli artisti del passato. Cito ad esempio Carpaccio, che firmava Victor Carpathius Finxit, anziché Pinxit, cioè non dipinse, ma finse. E quindi in realtà è sempre stato un problema cardine dell'arte questo. E citava giustamente Gualtiero, come giustificava il cattolicesimo il fatto che stiamo idolatrando delle immagini? Con appunto il tramite del simbolo. Cioè ci sono state vari dibattiti, soprattutto nel periodo della Controriforma, per Ma per questo giustificare. Caravaggio non poteva essere accettabile, non poteva essere accettabile una cosa del genere, perché era smascherare l'inganno dell'arte. Caravaggio è il primo Ah, ok, a smascherare ok. anche i procedimenti dell'arte, cioè lui, la chiamata di San Matteo, cioè lui non fa altro che rappresentare persone nel suo studio personale che fingono di essere qualcos'altro, magari alla bella e meglio, buttandosi addosso
degli stracci, delle vesti prese in prestito, il Bacco che poggia su dei cuscini vecchi, Però, logori. però E questo è il punto. ti do uno spunto, Lorenzo, perché Sì, quello che tu dici capisco che è vero. Cioè, mentre tu lo dici, io penso sì, ha ragione così. Però, ritornando, come dicevamo, non a Guttuso ma a Modigliani, per ricordarmi i Modigliani devo sempre pensare alle teste di Modigliani. E ritornando a Modigliani, sicuramente quello che la sua modella e che mi fece rivalutare l'artista diceva era vero, cioè c'era del vero. Però altresì è vero che ogni artista inevitabilmente proietta qualcosa di sé nella sua arte. Quindi io certo. potrei dire che anche se Caravaggio fa un'arte che ha il minore livello di simbolismo concettuale possibile, il minor livello di, come posso dire, archetipizzazione possibile, sta rappresentando evidentemente il suo turbamento. Perché se ci fosse Certo. Caravaggio, andrei vicino a dire sì, va bene, la tua tecnica è strepitosa, sei rivoluzionario, ma perché stai dipingendo tutta questa tragicità? Perché dipingi Vabbè, sempre ma questa... sì, 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 vabbè, c'è poi tutta l'analisi anche da questo punto di vista delle opere di Caravaggio. No, capito. no, io non parlo, non sto parlando ovviamente della interpretazione delle opere, sto parlando proprio della composizione delle opere, e No, no, quello è il quello è punto. Sì, sì, sì. obiettivo. Quello è come diceva Gombrich, che si può Sì, discutere, sì, cioè sì, Gombrich era lui che lo diceva, che si può discutere dei gusti sì e dei fatti sì, no. sì, Cioè, esatto, normalmente esatto, dei gusti non si esattamente. discute. È il contrario. Dei gusti si può discutere, dei fatti no, perché sono fatti, i fatti le prendiamo. Tu ti chiami Appunto, no, Lorenzo, no. io mi fido che all'anagrafe ci sta scritto Lorenzo, tu ti chiami Lorenzo, è un fatto. No, no, ma poi è interessante sempre da questo punto di vista, perché noi ne discutiamo, ma in realtà sull'utilità dell'arte, ritorniamo proprio al tema generale, se ne è sempre discusso, cioè è sempre stata al centro dell'attenzione, dice perché abbiamo bisogno di rappresentare l'arte. Ecco, l'ultimo, diciamo, spunto, l'ultima, sì, spunto di riflessione che voglio fare è proprio il rapporto tra arte e potere, perché secondo me anche quella è una cosa molto importante, cioè noi parliamo di opere che ovviamente sono distanti da noi, non riusciamo a percepire il legame che c'era tra committente e artista, tra committente e opera, ma tutta la gran parte della storia dell'arte, possiamo dire tutta l'arte fino al XX secolo, si è basato quasi esclusivamente sul rapporto tra committenza e arte, cioè non è, oddio, è anche ovvio che nell'Ottocento nasce anche un po' la figura dell'artista alla Van Gogh, no? Che fa per sé e non riesce neanche a vendere, va bene, non parliamo di questi esempi, ma l'arte così come non la conosciamo, la gran parte dell'arte così come non la conosciamo, nasce da una volontà, nasce da una indicazione, da un contratto. Dici, io voglio questo. Hai Allora a totalmente questo ragione. punto, sì, a questo punto noi dobbiamo farci anche un'altra domanda, cioè l'arte che era utile a quei tempi per quello scopo, cioè io mi faccio ritrarre perché ho dato i soldi all'artista e lui mi ha ritratto. Ha senso che abbia utilità anche oggi, quando ormai quella persona non esiste più e magari abbiamo persino perso i legami con quelle persone. Tanti ritratti sono anonimamente detti gentiluomo con armatura, donna con vestito russo. Perché? Perché ovviamente poi abbiamo perso i contatti con quella committenza. E allora l'arte continua a essere utile nonostante tutto? Sì, l'arte continua ancora a essere utile per tantissime ragioni. Cominciamo a dirne un paio così spicciole. La storia dei costumi, perché no? L'arte è anche ricostruzione storica, sono documenti, per quanto possono essere anche, come dicevamo prima, non aderentissime alla realtà, va bene? Però sono documenti, sono immagini di epoche che non esistono più, quindi ci possono ancora essere utili. Un'altra cosa, l'arte, soprattutto, adesso parlo un po' dei ritratti, ma in realtà si potrebbe fare una questione un po' più larga, un po' più estesa. L'arte contiene anche tanti oggetti, contiene anche tanti interni. Pensate agli interni di Vermeer, no? Pensate a quanto ci possono ancora insegnare, a quanto ancora si può scoprire. Di recente è stato anche scoperto in un quadro di Vermeer un dipinto nel dipinto che era stato coperto e poi
e il simbolismo legato anche alla disposizione degli oggetti all'interno dell'opera. Ne parlavo anche con Gualtiero ieri, se non sbaglio, sulla questione della rappresentazione simbolica della vanità, del memento mori, eccetera. Quindi c'è anche quello. Poi i dipinti hanno anche tanta architettura e quindi ci possiamo anche ricostruire spazi che non esistono più. Io vorrei arrivare a questo punto a concludere, almeno per quanto riguarda il mio intervento, perché in fondo sì, siamo stati un po' vaghi nel saper rispondere alla domanda iniziale, ma l'arte è inutile, è utile. Io ho detto come, ritorno all'inizio, ho detto che per me l'arte è inutile sotto determinati aspetti, ma rigirandoli sono utili. L'arte è sempre utile, l'arte è fondamentale e come penso di aver ormai dimostrato a sufficienza, è quasi impossibile pensare la nostra vita stessa, oltre che la società, senza l'arte. È praticamente impossibile. Allora, facciamoci una domanda parlando dei nostri tempi, perché forse in questo senso è più chiaro se noi parliamo di quello che sta succedendo oggi. Cosa sta succedendo oggi? Forse un tono allarmista, non sono un tipo da toni allarmisti, però un certo allarmismo sull'arte c'è, è un allarmismo che nasce soprattutto dal fatto che l'arte ha perso quasi completamente una buona parte della sua identità, l'identità che abbiamo descritto fino a questo momento. Ed è diventato un sinonimo, se vogliamo, di, no, forse sinonimo non è la parola esatta, una derivazione etimologica del concetto di guadagnare sull'arte, l'arte come petrolio, non so se qualcuno si ricorda queste affermazioni, cioè si può vivere di arte, ridurre l'arte a uno Stato, una nazione può guadagnare, può avere un ritorno economico dall'arte. Questo concetto, che è ovviamente legittimo, io non voglio delegittimare l'importanza anche di usare l'arte ai fini di guadagno. Il problema è che noi non dovremmo permettere che questa cosa si diffonda anche alle persone che non sono esperte d'arte, anche alle persone che non sono amanti dell'arte, perché quello che mi sento spesso dire da storico dell'arte è: ma tu vivi in Italia, c'è tanta arte, si può vivere di arte. La verità è che si può anche vivere di arte, ma a quale prezzo? A quale costo? Qual è il costo di questo guadagno? L'arte stessa. Noi stiamo letteralmente, non solo dal punto di vista così, se vogliamo, morale, noi la stiamo letteralmente distruggendo pezzo per pezzo, la stiamo consumando. Pensiamo un attimo alla questione delle domeniche gratuite nei musei. Questo fenomeno sta andando di pari passo con l'aumento dei prezzi dei musei e dei parchi archeologici. L'arte sta cominciando a diventare sempre di più una questione di elite, una questione di benessere, quando invece la nostra Costituzione, come abbiamo già detto, protegge l'arte e l'arte è quindi proprietà di tutti. Quindi perché aumentare vertiginosamente questi prezzi e poi portare le persone a convogliarsi a decine di migliaia ogni domenica, prima domenica del mese, ad affollare le sale del museo e a praticamente non ricevere nulla di istruttivo, di educativo da queste esperienze? Vuol dire che l'arte è diventata ormai un pretesto. Il pretesto è sempre quello, dobbiamo attirare le persone. Però se è vero che le persone che nel 1500 sono andate a vedere Leonardo ci sono andate per loro spontanea volontà e senza un fine o senza un ritorno economico diretto, e soprattutto perché si sentivano attirate dalla incredibile capacità, meraviglia di Leonardo. È la stessa cosa delle persone che vanno nei musei, mettiamo il Louvre, e vanno a vedersi la Gioconda. È lo stesso sentimento? Questo è il problema. Io penso di no.
non è lo stesso sentimento, perché eh, non ci sentiamo più accomunati dall'arte. Questo è un problema, questo è il problema. Cioè, noi non ci sentiamo più accomunati dalla meraviglia dell'arte, siamo accomunati dall'esperienza, cioè dal riportare le esperienze, dal voler esserci a tutti i costi, anche senza capire quello che stiamo facendo. E questa cosa naturalmente si riflette sullo stato di salute dell'arte, che è molto critico oggi. Le No, sullo opere stato di salute viaggiano dell'uomo. continuamente. Sì, dimmi, Gualtiero. Lo dico, sullo stato di salute dell'uomo, secondo me si riflette. Anche sullo stato, ma certo, perché l'arte è il riflesso dell'uomo. Se l'arte, anzi, in questo senso mi fa piacere che si parli anche molto dell'utilizzo, se vogliamo, in un certo senso dannoso delle opere, anche per veicolare messaggi importanti, come fanno degli ambientalisti che periodicamente vanno nei musei e tirano qualsiasi cosa addosso alle opere, eccetera. Allora, io non sono d'accordo sul metodo, sono d'accordo con il messaggio, ma non sono d'accordo col metodo. Ma non perché io ci tenga particolarmente alla questione dell'opera d'arte che deve essere preservata in eterno finché ci sarà l'Apocalisse. No, assolutamente no. L'arte inizia e finisce, l'arte nasce e muore. Sperare di conservarla per sempre è impossibile, ma a me interessa il fatto che le persone che fanno questo non si rendono conto che stanno sfruttando o stanno diciamo ideologicamente distruggendo l'arte, in quanto loro dicono ma questa è l'arte, l'arte è comunque qualcosa che non ci appartiene. Le persone sono disposte più ad andare a pagare tanti soldi per andare nei musei, a spendere tanti soldi per preservare le opere e non a preservare se stessi attraverso delle politiche, degli investimenti per l'ambiente, per salvarci. Questo messaggio, secondo me, è veramente pericolosissimo. È da rifiutare in toto. Perché? Perché non c'è nulla di più importante, di più democratico e di più liberatorio dell'arte. Noi la dobbiamo preservare l'arte non perché sono oggetti carini che ci sono piaciuti a un certo punto e li abbiamo messi dentro un museo. No, assolutamente no. L'arte va preservata perché è davvero l'espressione di comunanza, appunto di unione che noi abbiamo con i nostri stessi antenati, cioè l'arte unisce gli uomini di tutte le epoche, è l'espressione della libertà, espressione della capacità dell'uomo di andare al di là della sua vita terrena e di spingersi a eternarsi in qualche modo. Quindi ha senso che noi spendiamo tanti soldi per preservare le opere, ha senso in un certo qual modo che noi spendiamo tanto anche per vedere le opere. Tutto questo ha senso perché l'arte è indubbiamente la cosa più importante che abbiamo e far passare il messaggio che è superfluo spendere tanto per andare per preservare le opere invece che spendere per tutto il resto è la cosa più sbagliata che si possa fare. E questa cosa, per fortuna, questo messaggio, per fortuna, non viene neanche recepito dalle persone perché tutti hanno istintivamente questa repulsione verso questo metodo di rifiuto. E allora concludiamo dicendo: ma l'arte allora a che cosa serve in questi tempi? In questi tempi dove ci stiamo preoccupando tanto di temi importanti come quello dell'ambiente e della sopravvivenza. L'arte serve a prescindere, non serve a noi in quanto noi esseri umani del 2024. L'arte serve a tutti gli uomini di tutte le epoche, anche tra molti secoli, quando questi problemi forse non ci saranno, saranno risolti o avranno cambiato completamente l'immagine del mondo in cui viviamo. Quindi l'arte serve a prescindere, non è assolutamente qualcosa che possiamo ancorare ai nostri tempi. Pensiamo a quante volte, per esempio, abbiamo rischiato di perdere delle opere che oggi invece sono importantissime e fondamentali. Ma da secoli succede questo. Ogni tanto ci si pone la domanda: ma a che ci serve questa roba? Se pensiamo, per esempio, anche alla colonna traiana, dice: ma a che ci serve qualche cosa del genere? Perché non la buttiamo via? Perché non costruiamo?
Perché non radiamo al suolo e facciamo qualcosa di nuovo? Cosa ce ne facciamo di questa roba vecchia? Ed è questo il punto. Se uomini del passato si sono posti questa domanda e hanno risposto no, queste cose sono importanti a prescindere, le dobbiamo preservare, noi altrettanto dobbiamo fare questo, perché per quello che per noi oggi forse non è tanto importante, un giorno lo sarà. E quindi anche bisogna farsi anche un'altra domanda, dice, ma quale arte preservare? L'arte dei musei, l'arte riconosciuta o anche l'arte che ancora non ha un riconoscimento? Pensiamo per esempio alla street art. Ancora oggi ci sono persone che non ritengono questa una tipologia di arte da preservare, proprio per sua stessa natura. Oppure l'arte, tanta arte di altro genere, l'arte teatrale, l'arte cinematografica, l'arte artigianale, anche l'artigianato, perché no? Tutto va preservato, perché tutto è testimonianza di noi. E io voglio concludere a questo punto con una ultima citazione. Ci tenevo a farla perché comunque stiamo parlando di personalità, insomma abbiamo citato tanti, e l'ultimo che voglio citare è Roberto Longhi, perché credo che Roberto Longhi avesse davvero una capacità di vedere incredibile, cioè lui davvero a volte riesce a avere uno sguardo oltre l'epoca in cui è vissuto e non a caso, secondo me, il più grande, il più importante storico dell'arte italiano. Leggo l'opera d'arte, dal vaso dell'artigiano greco alla volta sistina, è sempre un capolavoro squisitamente, virgolette, relativo. L'opera non sta mai da sola, è sempre un rapporto. Per cominciare, almeno un rapporto con un'altra opera d'arte. Un'opera sola al mondo non sarebbe neppure intesa come produzione umana, ma guardata con reverenza o con orrore, come magia, come tabù, come opera di Dio o dello stregone, non dell'uomo. E si è già troppo sofferto del mito degli artisti divini e divinissimi, vabbè, ovviamente la citazione al divo per eccellenza, Michelangelo, è ovvio, invece che semplicemente umani. È dunque il senso dell'apertura di rapporto che dà necessità alla risposta critica. Risposta che non involge soltanto il nesso tra opera e opere, ma tra opera e mondo, socialità, economia, religione, politica e quanto altro ancora. Ecco questo, il punto è proprio questo. Non possiamo dire che l'arte sia utile o inutile, perché è come se noi guardassimo il nostro corpo e dicessimo, ma questa mano a che mi serve? Non la uso mai, uso la sinistra. Oppure non uso la sinistra, che me ne faccio? Perché non mi tolgo un pezzo del corpo che non uso mai? Perché non mi tolgo le orecchie? Perché non mi tolgo il naso? È impossibile, nessun essere umano arriverebbe a fare almeno di qualche particolare essere umano, arriverebbe a togliersi un pezzo di se stesso. Ecco, togliere di torno l'arte sarebbe come se la società umana, l'uomo in generale, si togliesse una parte del suo stesso corpo e morirebbe. Questo è il punto. Noi non possiamo vivere senza l'arte, è impossibile vivere senza arte. Quindi l'utilità dell'arte non è nell'oggetto in sé, non è nell'oggetto artistico in sé o nella specifica utilità pratica che può avere. Un quadro a che serve? Serve ad abbellire, una scultura a che serve? Serve a metterla in uno spazio, un'architettura a che serve? Serve per viverci dentro. Se non ci vive dentro nessuno, se la scultura è rotta, se il quadro non è più nella parete della casa del signore che se l'è fatta, che senso ha? È inutile? No, assolutamente. No, assolutamente. Ha perso quella sua identità iniziale, ma ne ha acquisita un'altra. E questa è la cosa importantissima. Quindi io in conclusione io voglio dire che l'arte è un paradosso, è contemporaneamente inutile in quanto non è più quello per cui è nata, perché ogni oggetto d'arte nasce per uno scopo. Pensate a tutta l'arte sacra, col fatto che oggi assolutamente non è che ne sono del tutto certo, però la sensibilità religiosa oggi è ai minimi termini. Quindi, che senso ha andare a vedere delle pale d'altare con dei santi, con delle madonne, andare a vedere i crocifissi? Non abbiamo più questa esigenza.
di dover pregare e dover immedesimarci. Pensate per esempio all'ultima opera che voglio citare perché ci tengo particolarmente. Pensate per esempio all'Estasi di Santa Teresa d'Avila di Bernini, un'opera veramente spettacolare, incredibile, l'espressione più alta del barocco, del teatro barocco. Possibile che noi possiamo capire un'opera del genere pur non essendo mistici, pur non essendo santi, pur avendo perso ormai tanta fiducia, se vogliamo dire così, nella Chiesa, in Dio, nella fede? La possiamo ancora capire? Ovviamente sì, perché quell'opera non nasce solo dalla mente di un artista, nasce dall'esperienza di una persona. La stessa Santa Teresa ha scritto in versi, in poesia, il momento in cui è andata oltre il suo stesso corpo, no? E in questa poesia dice moro, perché non moro? Quindi è andata oltre la sua essenza e Bernini è stato capace di saper cogliere questo momento, di eternarlo per sempre. Quindi l'arte, a prescindere dalla sua utilità, cioè spingere le persone alla devozione, eccetera, eccetera, che aveva in quel momento, ha superato quel momento e ancora oggi noi la ammiriamo e la amiamo. Quindi personalmente ritengo che l'arte è utile sempre e contemporaneamente è inutile perché non è solo un qualche cosa che è astratto, ma è legata all'uomo. Quindi il paradosso dell'arte. L'arte è legata all'uomo, ma supera l'uomo. E questo, secondo me, è il mio pensiero per quanto riguarda l'utilità e l'inutilità dell'arte, tutte e due contemporaneamente. Sei veramente uno storico, nel senso che la connotazione storica, sono felice di aver sentito questa tua, potrei dire, lezione, perché ti capisco un po' di più, nel senso sento quanto profonda, lo sapevo già, però sento quanto profonda sia in te la, la necessità della percezione storica dell'uomo. E infatti il tuo discorso della necessità dell'arte sembra la necessità del sostrato umano che si trasforma, sembri T.S. Eliot. Non so, io non so mai se dica Eliot o Eliot, perché poi devo cercarlo in katakana e così lo scopro. Sì. Dovrebbe essere Elliot, dovrebbe essere. Ok, T.S. Eliot. Sembri veramente T.S. Eliot che soffre nel wasteland della postmodernità, non so come dire, nelle lande desolate, presente? Sì, 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 sì. E lo capisco. E lo capisco. Personalmente, il mio interrogarmi sull'arte, siccome al contrario io non ho un interesse storicistico, cioè non ho mai avuto sinora un interesse storicistico come il tuo, che evidentemente ti sei educato a ciò, al contrario, la mia sensibilità è più di stampo filosofico-psicologico. Nel Sì. senso, io sono essenzialmente Diogene in una botte che vive in una teoria e va alla ricerca dell'uomo. Più o meno un autistico, no? Perché voglio dire, la botte è in qualche modo in isolamento. Ok, metaforicamente. Allora, per questo da prima avevo detto, ah sì, però l'arte esiste come l'arte dell'uomo in solitudine. Adesso sto un po' tornando a un discorso inglese romantico, The Man in Society, The Man in Solitude. E quindi l'uomo in solitudine è un discorso psicologico. Quindi l'artista che produce l'opera d'arte, quindi il singolo che si pone dinanzi all'opera d'arte di un artista. E poi c'è l'arte dell'uomo in società, dove afferiscono anche innanzitutto la storicizzazione, ancora più, perché ovviamente la società più ancora ha anche il singolo, però la società lascia proprio una traccia storica, no? E quindi anche tutto il discorso delle committenze, il discorso dell'utilità, ovvero dell'uso pratico dell'arte che cambia nei secoli dei secoli del momento della sua nascita con una committenza e quando poi la committenza non ci fosse più, giustamente, no? Però la prima cosa che io mi chiesi è cos'è l'arte? Nel senso, cosa chiamo arte? Perché trovavo un grosso problema, questa cosa anche intorno a me, fin da bambino, mi sembrava venisse molto abusata e forse quando ero piccolo avevo questa visione un po' scientifica, un po' kantiana del tipo, se non mi definite la parola, non riesco a parlare Certo, è con me ovvio. stesso, perché non so cosa sto pensando. Quindi il mio primo problema, non dico categorizzare alla Kant, ma almeno avere un'idea di cosa l'arte fosse. Ci ho messo per trovare una cosa che mi soddisfacesse una ventina d'anni. E per,
nella mia borsa. Ci hai Alla messo fine, poco, tra l'altro, ci hai messo veramente poco. vero? Anche perché l'umanità ci sta pensando da E 2000 anni almeno. ci sta da una vita, vabbè, insomma. Non sono sveglio. Quindi io penso, come dicevo prima, che forse l'arte sia la traccia, l'espressione, la rappresentazione di una sensibilità umana. Ovviamente il bello di natura non è arte, perché non è stato fatto da un essere umano, non è artificiale, no? Artificiale, nelle parole la verità. E quindi esiste bello per me di natura, un tramonto che colora qui dietro la maglielletta di rosa, per me è bellissimo. E poi c'è tutta la critica del giudizio, bla 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 bla, però non l'ha fatto un essere umano. Quindi non posso considerarlo arte. Ok, Sì. già una buona partizione, nel senso, già Certo. tagliato il campo, già una cosa. Eh, Credo che l'arte quindi sia l'espressione comunicativa, cioè non interiore, no? Un pensiero non è arte, perché non è un'espressione. Un'espressione comunicativa al sé o al prossimo, dipende chi la fruisce, perché chiaramente uno può fare un dipinto, lo terrà tutta la vita nel suo cassetto, nessun altro lo vedrà, quindi è come se fosse un'espressione a se stesso, ma è comunque un'espressione. Quindi è comunque una comunicazione a se stesso, va bene, è artificiale perché è fatta da un uomo, ed è una espressione che ha una componente emotiva. Cioè non è semplicemente una visura catastale, una piantina. Questa cosa esaurisce la sua raison d'être, la sua ragion d'essere nell'uso. Al contrario, anche se può esistere un'arte utile in mille modi, e come dicevi, quell'utilità cambierà nel tempo, no? Alla fine potrebbe essere oggetto di compravendita a 500 anni da quando è stata fatta, quindi la sua utilità per il mercante d'arte è diventata la fonte di lucro. Ho capito. Esatto. Però quando quell'arte è stata fatta, se la chiamo arte, sicuramente è stata fatta con un tentativo di rappresentazione dell'emotività umana. Quindi per me l'arte è una rappresentazione dell'umano. Sì, assolutamente. Ce ne sono di vari tipi, però ci sono anche altre cose in cui si mischia così tanto questo tentativo di comunicazione umana e invece un'utilità di tipo prammatico, bruta, che alla fine arrivai a dire, vabbè, ma l'arte pura non esiste. Cioè, è sempre una cosa spuria, cioè, più che di arte iniziai a parlare di componente artistica. Come dire, io non so se, la dico piccola, io non so se l'architettura sia arte, però l'architettura ha quasi sempre un'utilità pragmatica, mettere un tetto sulla testa, no? Voglio Certo, dire. certo. Ok. Però vedo che non in tutte, in talune architetture, per esempio forse nei palazzinari degli anni 80 no, però in talune architetture antiche o anche contemporanee vi è una componente artistica. Cioè vedo che chi ha fatto quell'architettura, che avrebbe avuto un'utilità totalmente pragmatica, oppure nel caso di un'utilità decorativa, un'utilità nel caso di certa arte sacra educativa, però vedo che l'autore ci ha messo una componente artistica, perché si vede la sua comunicazione emotiva. Come dire, io non so se chiamerei un film di Miyazaki Hayao arte, Eh, non so se chiamerei il cinema arte, ma vedo una componente artistica in questo. Non solo perché chiaramente Miyazaki Hayao disegna con le sue mani, ho capito, ma perché vedo che nel fare quello l'autore sta cercando di esprimere qualcosa a se stesso e nei più vasti casi anche al prossimo. Quindi un po', intanto è un po' come quelli che non riescono a parlare dei disturbi psichiatrici tout court, ma parlano di organizzazione del pensiero, che è un po' più antico. Come dire, anziché dire tu hai un disturbo ossessivo, ti dicono l'organizzazione del tuo pensiero è di tipo ossessivo. Mi sembra molto più umano. Io non riduco mai le cose alla minuta, non so come dire, no? sì, 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 ovvio. Ok, in questo l'arte per me è interessante. Sai perché Lorenzo? Perché secondo me l'arte nasce e si occupa di una componente umana che oggi è molto molto non solo sottovalutata ma negata, ovvero la componente spirituale.
E te lo dice uno che non è un credente. Però vedi, non c'è bisogno, cioè non è strettamente necessario, secondo me, parlare di santità, che è un concetto religioso, per vedere la sacralità, Ecco, sì, che è un concetto, assolutamente. secondo me, non strettamente religioso. Io disprezzo, anche se sono fortemente laico, essenzialmente cresciuto e educato de facto a una forma di ateismo, trovo terribile e violento coloro che, pur non credendo in una religione, come me, entrando in un luogo religioso, non ne avvertono la sacralità umana. È come dire, io non credo nella religione cristiano-cattolica, va bene, ma se entro in una chiesa, le lacrime delle donne che sono state spese, la credenza di coloro creduto, tutto questo rende quell'edificio umanamente sacro, Sì. secondo me. E credo che questa cosa sia importante perché persino la persona che viene oggi letta come l'iniziatore di un terribile materialismo, ovvero René Descartes, no? Cartesio, lui parlava dell'uomo come, se ben ricordo, uno spirito in una macchina, un fantasma in una macchina. Poi i Police fecero un disco che si chiamava The Ghost in the Machine, e poi un altro c'è un cartone animato che si chiama Ghost in the Shell. Ok, però il problema è che quel ghost c'è, non c'è soltanto The Machine, cioè nel senso ridurre l'uomo alla materialità del benessere corporale, del piacere corporale, del dolore fisico, non basta, nel senso ignorare la componente spirituale dell'uomo causa, secondo me, la pazzia, perché non si è avuta cura di quella componente che puoi chiamarla psichica, puoi chiamarla spirituale, come ti pare a te, ma c'è, ma c'è. E secondo me l'arte è al tempo stesso la prova, l'espressione e anche il tentativo di cura di questo. In questo senso è come se l'arte fosse una forma di religione laica. È così, È stranissimo, vero? sì. Però è come dire, non ha assolutamente importanza se io creda o meno nella Trinità, nella sacralità, però ponendomi di fronte al tondo d'Oni, io devo cercare di capire, secondo me, devo cercare di sentire per empatia il sentimento di quell'uomo che ha dipinto una Madonna, un San Giuseppe, un bambino che rappresentavano quella Sacra Famiglia, che era esistita nella credenza di colui che le stava dipingendo in quel momento, che era la Firenze rinascimentale, era esistita già in un altro momento, che era la Palestina di 1500 anni prima, però io devo cercare di empatizzare tutto questo, mettere la testa in diagonale con un cagnolino di fronte al tondodoni che tanto è tondo e chiedergli che cosa provavi mentre dipingevi questo? Perché l'hai dipinto? Perché l'hai dipinto così? Che cosa sentivi? Tu Assolutamente. eri un essere umano come me, eri un essere umano come me e quindi avevi un sentimento umano che sarà stato diverso dal mio, perché era un'altra epoca, ma era comunque umano, come me. Quindi, secondo me, la comunicazione artistica è proprio in qualche modo interrogarsi, prendersi cura di questo. Poi, a livello sociologico, io sono un po' warburgiano, quindi ti dico, guarda, secondo me la storia dell'arte è il sedimentato della storia antropologica dei turbamenti umani. E forse anche per questo che l'arte anticipa, come tu dicevi, no? Perché in genere le persone più turbate sono anche le persone più sensibili. E le persone più sensibili, anche se quella loro sensibilità gli causa quel turbamento, anche quei dolori eventualmente, però essendo così più sensibili potrebbero anche avere una precognizione in qualche modo fattuale delle tendenze e delle aspirazioni umane, quindi potrebbero essere giusto un po' in anticipo rispetto a quello che comunque verrà nella più vasta massa. In questo senso, per esempio, quello che tu dicevi, la street art, potrebbe indicarci questo, non so come dire, no? Perché se qualcuno, invece che pensare a mangiare qualcosa di particolarmente gustoso e di vivere la crapula in una maniera particolarmente soddisfacente, ha il bisogno di andare a dipingere sui muri qualcosa, evidentemente questo qualcosa, cioè questo qualcuno
sente qualcosa dentro che lo porta a fare quello, perché non è Sì. obbligatorio. No, esatto, Non è, esatto, esatto. non è che sei un soldato che ha dovuto fare anche delle cose orribili o compiere degli atti perché è obbligatorio. Perché, capito? No, tu stai andando a fare una cosa che potrebbe essere anche un po' pericolosa, ma comunque faticosa, no? Nessuno ti sta obbligando. Perché ti prendi questa briga? Evidentemente qualcosa dentro lo senti. Lo sai che qualcosa che tu senti dentro sarà un domani qualcosa che molti sentiranno in una maniera meno conflittuale, perché ci si sarà arrivati, può darsi, anzi magari potrebbe essere anche il mainstream dominante, potrebbe essere anche Assolutamente. qualcosa che la gente dirà perché si vergognerebbe a dire il contrario, però il singolo forse non è che ci è arrivato prima, forse lo sentiva prima, come una sua tensione. Quindi secondo me l'arte, che per me, per molti artisti, non per tutti, però per tanti si è dimostrata una forma di autoterapia, uno su tutti secondo me è Michelangelo. Nel senso, vi ricordate prima quando parlavo della ferita originale, una frattura originale dell'uomo di fronte alla sua finitezza, no? Conscio della sua finitezza nel tempo. Ok, quindi questa cosa c'è. Poi questa cosa però nella vita delle persone va a dettagliarsi in tante maniere diverse, nel senso che il trauma originale non è l'unico trauma, poi nella vita delle persone ognuno ha i traumi suoi e infatti Freud parlava dei meccanismi di difesa inconsci, no? Io penso che tutto sommato tutta quello che di buono ha fatto Freud è stato proprio parlare di questo, come dire, in realtà molto del nostro comportamento è una risposta ai nostri traumi inconsci come meccanismi di difesa. Perché anche la nostra psiche vuole sopravvivere per istinto, così come il nostro corpo vuole sopravvivere. Tu ti fai un taglio, quello si rimagina. Perché? Perché il corpo vuole sopravvivere. Anche la nostra psiche vuole sopravvivere. Solo che non so se Freud ci fosse arrivato perché non l'ho studiato così approfonditamente, solo un po', come il mio tipico. I meccanismi di difesa si strutturano in strategie di sopravvivenza. Cioè per me le strategie di sopravvivenza altro non sono che dei grappoli di meccanismi di difesa che si sono ottimizzati in ciascuno di noi a seconda delle nostre vite. E l'arte, la produzione artistica, secondo me, per molti è una strategia di sopravvivenza, anche perché vedo che per tanti artisti è proprio un bisogno fare arte. Assolutamente, Nelle assolutamente. epoche. Tant'è che molti artisti in altre epoche hanno strumentalizzato le richieste della committenza, che aveva ovviamente più la ricerca dell'uso dell'arte, mentre invece per l'artista che soggiaceva a quella committenza si vedeva che sai, no, tu stai mettendo in atto il tuo meccanismo di sopravvivenza, del tipo tu entri alla Cappella Sistina, dici vabbè è ovvio che Giulio II l'ha chiesta perché voleva la magnificenza e voleva il non plus ultra del non plus ultra che era Michelangelo Buonarroti. Però, tu che sei Michelangelo Buonarroti, hai avuto una certa libertà nel poter fare questa cosa, tant'è che mischiate il sacro e il profano e moglie calava veramente un infarto a Giulio II quando ho visto le sibille profeti messi insieme, no? Ma tu, perché hai voluto rappresentare l'attesa per la venuta del Cristo? Perché? Proprio questo, nel senso non è che ti hanno dato, no, devi fare così, devi mettere questi soggetti, tu hai avuto una libertà, hai fatto questa grande composizione e mi stai dicendo qualcosa. E quindi me lo devo chiedere, perché in qualche modo tu stavi comunicando con te stesso, soffrendo, e il frutto della tua sofferenza comunica a me. Ringrazio di avere un po' di educazione per riuscire almeno a capire che quello è Giona, è presente, no? E poi sotto ci hai fatto pure il giudizio universale. Nel senso, però se togliamo questo, secondo me quello che dicevi tu, Lorenzo, se riduciamo tutto alla frivolezza del carino, neanche del bello, no? Proprio del carino, non siamo più umani. Nel Sì, senso, sì. secondo me è proprio la disumanizzazione. Io penso che l'arte serva a ricordarci che siamo umani e serva a farci restare umani. Sì, è proprio la cosa più importante, è condivisibile al 100%. Tra l'altro anche la questione proprio di ricordarsi di essere umani è proprio perché stiamo andando incontro proprio alla mercificazione dell'essere umano e alla sua lotta, come dicevamo anche l'altra volta,
contro l'avanzamento delle intelligenze artificiali, quindi cose che distinguerà sempre l'essere umano, proprio questa sua esigenza insopprimibile e inestinguibile di rappresentare se stesso e di ricordarsi chi è, ecco, la memoria di se stesso, per non perdere mai la sua identità. E infatti l'arte è identità e per fortuna oggi abbiamo la fortuna in questo senso di esserne consapevoli. Ci abbiamo messo tanto, ci abbiamo messo secoli per arrivarci, però ci siamo riusciti e ci siamo arrivati. Quindi adesso sta a noi preservare la nostra cultura, la nostra identità artistica il più possibile, sperando comunque in ogni caso di non perdere, di non dover mai scegliere, come sta succedendo oggi, scegli tra l'arte o la vita. Non dovrebbe mai porsi questo problema perché arte è vita e la vita è arte, sono parte della stessa identità e quindi non si può scegliere tra la vita e la morte. Questo è il punto. Vi ringrazio moltissimo, è stata una discussione ricchissima di spunti. Diciamo che Lorenzo, da storico, come diceva Gualtiero, ha portato l'importanza, ha messo in luce l'utilità dell'arte all'interno di una costruzione generale e quindi insita all'arte stessa. Gualtiero poi ha visto anche il risvolto più personale, più individuale, più umano. E le due cose non sono in contraddizione, sono, a mio avviso, esattamente compenetranti. E quindi sì, ci salutiamo dicendo sì, l'arte è utile, dobbiamo proteggerla, dobbiamo farne un motivo di vita, perché lo è, altrimenti non possiamo vivere, come diceva Lorenzo. E che dire, in realtà gli argomenti potrebbero essere ancora molti, però direi che per oggi posso Guarda, bastare.